Ciao di nuovo a tutti quanti, oggi parliamo di un noto caso, purtroppo parliamo di una mamma che ha annegato tutti e cinque i suoi figli, quindi ci troviamo nel Texas e la persona di cui parliamo oggi è Andrea Yates. Andrea Yates è la più giovane di cinque figli, nata da Jutta Karin Kohler, un'immigrata tedesca, e Andrew Emmett Kennedy. I genitori erano appunto immigrati irlandesi. Andrea Yates sin da giovane ha sofferto di anoressia e bulimia e anche di depressione, e all'età di 17 anni aveva già tentato, o comunque aveva già di togliersi la vita. Yates si è diplomata alla Milby High School nel 1982, era la capitano della squadra di nuoto della National Honor Society. Yates ha poi completato un programma di pre-infermieristica di 2 anni presso l'Università di Houston e si è laureata presso l'Università del Texas Health Science Center di Houston. Dal 1986 al 1994 Andrea Yates ha lavorato come infermiera alla MD Anderson Cancer Center dell'Università del Texas. Nell'estate del 1989 incontrò Russell, che lei chiamava Rusty, e appunto Yates, da cui lei poi prende il cognome da sposata. E lui era un ingegnere della NASA e lavorava al Sunscape Apartments di Houston. Dopo poco andarono a vivere insieme. E il 17 aprile del 1993 si sposarono. Andrea e suo marito erano devoti cristiani evangelici e di conseguenza avevano già deciso che avrebbero accettato ogni gravidanza che le fosse arrivata come una benedizione. Comprarono una casa con 4 camere da letto a Friendswood in Texas, dove ebbero il loro primo figlio Noah. Noah è nato nel febbraio del 1994, quindi Noah è nato poco prima che a Russell fosse offerta una nuova posizione al lavoro in Florida, e lui accettò questo lavoro, ma questo lavoro li costrinse a trasferirsi in Florida, appunto. Quindi una volta deciso di trasferirsi in Florida dovettero vendere la casa e hanno pensato che la scelta più buona che avevano era quella di andare a vivere in una roulotte. Questa roulotte poi nacquero John nel 1996 e Paul nel 1998. Al momento in cui nacque il loro terzo figlio Paul, decisero di tornare a Houston e lì acquistarono un camper. Il 16 giugno del 1998 nacque Luke, il quarto figlio, e da qui a quanto pare la depressione postpartum di Andrea ha cominciato a scaturire un evento dopo l'altro. Quindi poco dopo la nascita di Luke, un giorno Russell, tornando a casa, trovò Andrea tremolante e si stava mordendo le mani, era ovviamente molto scossa, e il giorno dopo, a quanto riportano diverse fonti, lei tentò di togliersi la vita con un'overdose di quindi Russell la portò all'ospedale, dove gli fu diagnosticata di nuovo la depressione e fu presa sotto cura da psicologi. E dopo poco dal suo
delle sue dimissioni dall'ospedale e nonostante stava prendendo antidepressivi e stava seguendo una cura, non riusciva a, non riusciva a riprendersi, tanto è vero che si puntò un coltello alla gola e supplicò a Russell di lasciarla andare. Di conseguenza Russell ancora una volta decise di farla ricoverare per vedere se potevano tentare di cambiare la cura o comunque di trovare una soluzione. Con questo ricovero gli psichiatri hanno cominciato a quanto ho capito, a fare dei tentativi, a cercare diverse terapie e gli furono state prescritte molti farmaci, tra cui l'Aldol, che è un farmaco antipsicotico. E le condizioni di Andrea dopo questo ricovero sono molto migliorate, a quanto riporta anche Russell, il marito. E Russell, dopo quest'ultimo episodio, decise di trasferirsi con la famiglia in una piccola casa per il bene della sua salute, la salute di Andrea. E quindi sembrava che le cose andassero bene, questa cura che stava seguendo sembrava funzionasse, ma nel luglio del 1999 Andrea ebbe un nuovo esaurimento nervoso. Quindi sempre nel 1999, a seguito di questo esaurimento nervoso, Andrea tentò di nuovo di togliersi la vita per ben 2 volte durante quell'estate, e con un successivo ricovero di nuovo, e in quell'occasione gli fu diagnosticata una psicosi postpartum. Quindi la prima psichiatra di Yates, la dottoressa Eileen Starbranch, testimoniò appunto di aver suggerito ad Andrea e Russell di non avere più figli, perché comunque questa depressione non sarebbe andata via con altri bambini, insomma, da dover accudire. Andrea aveva già le mani piene, calcoliamo che aveva 4 bambini, uno nato subito poco dopo dell'altro, abitavano in una casa piccolissima perché stavano in un camper. Russell giustamente lavorava e Andrea stava a casa ad accudire i loro figli. Purtroppo non aveva moltissimo aiuto Andrea, nonostante cercava di fare del suo meglio. Era più che altro isolata dal mondo e era sempre costantemente circondata da bambini che ovviamente tutti sappiamo piangono e hanno fame, hanno sete, hanno bisogno di essere cambiati, lavati e hanno bisogno di moltissime attenzioni. Figuriamoci se ne abbiamo 4, uno più piccolo dell'altro. In più comunque la depressione postparto che gli era stata diagnosticata prendeva già dei psicofarmaci, e quindi la psichiatra giustamente gli consigliò che sarebbe stato nel loro interesse a livello di salute non avere più altri figli. Questo ovviamente non è bastato per frenare la coppia, tanto è vero che nel 2000 Andrea ebbe una bambina, la prima femmina, dopo 4 maschi, Mary. Ovviamente quando scoprì di essere incinta con Mary, smise di prendere i suoi psicofarmaci, e ovviamente questo ha fatto sì che eventi successivi accadessero uno dopo l'altro. Quindi diciamo dalla nascita di Mary nel 2000 Andrea sembrava che se le stesse cavando abbastanza bene, nonostante le sue diagnosi, nonostante era ancora abbastanza isolata e aveva adesso 5 figli, se la stava cavando abbastanza bene. Purtroppo il 12 marzo del 2001 è venuto a mancare il padre di Andrea Yates. Quando il padre di Andrea morì, lei smise di nuovo di prendere le medicine che aveva ricominciato a prendere sotto consiglio dei psichiatri poco dopo la nascita di Mary.
Quindi decise di nuovo di fare di testa sua e pensò che stava andando talmente tanto bene che era guarita, non aveva più bisogno di questi farmaci, decise di smettere. Una volta smesse queste medicine, lei si dedicò completamente alla Bibbia, diventò quasi ossessiva nella lettura della Bibbia. Diciamo che i suoi impegni, avendo 5 bambini piccoli, comunque aveva un esaurimento che al momento non stava curando. La morte del padre e questa ossessione nella lettura della Bibbia l'aveva portata in una routine poco sana, e tanto è vero che lei smise anche di mangiare, e dopodiché diventò talmente tanto debole e non riusciva a prendersi cura di se stessa e ha subito di nuovo un altro ricovero. Quindi il 1° aprile del 2001 Andrea Yates è stata affidata alle cure di un nuovo psichiatra. Il suo nome è, e lo devo leggere, Mohamed Said, e per curare il fatto che comunque era malnutrita, non mangiava, e per vedere se poteva convincerla a prendere di nuovo i suoi farmaci. Dopodiché è stata rilasciata il 3 maggio del 2001, purtroppo degenerò di nuovo e finì in uno stato catatonico, e verso metà di quella giornata si ritrovò a riempire la vasca. In seguito, quindi questo non è il giorno in cui avvengono i fatti di oggi, in seguito però ricordò di questa giornata e confessò alla polizia che voleva portare a termine i suoi piani già in quel giorno, ed era per quello che aveva riempito la vasca. Ma per qualche motivo ci ripensò e decise di non fare nulla quel giorno. Andrea è stata ricoverata di nuovo in ospedale dopo una visita medica programmata. Il suo psichiatra aveva detto a Russell che comunque aveva bisogno di questo ricovero, perché aveva delle tendenze, diciamo, anche di togliersi la vita. E tanto è vero che lo psichiatra pensò che Andrea riempì la vasca d'acqua per annegare se stessa, e per questo che decise poi di ricoverarla di nuovo. Quindi in questo momento si trovavano al sobborgo di Houston e di Clear Lake City, e Yates era ancora sotto cura del dottor Mohamed Said, e questo fu fino al 20 giugno del 2001. Quindi dal momento in cui Andrea fu presa sotto le cure del dottor Mohamed Said, lo psichiatra aveva detto chiaramente di non lasciare Andrea da sola per nessun motivo, aveva bisogno di essere controllata e aiutata 24 ore al giorno. Non importava chi fosse, se non era il marito doveva trovare qualcun altro per prendersi cura di lei. Ora, in questo giorno Russell doveva andare al lavoro e si era messo d'accordo con la mamma di Andrea, che sarebbe venuta subito poco dopo. Quindi Andrea sarebbe rimasta da sola per un breve lasso di tempo, a quanto ho capito all'incirca un'ora. Ma Russell aveva pensato che sarebbe andato bene, perché era soltanto un'ora, forse di meno, e comunque Andrea stava andando molto meglio, la terapia che stava seguendo stava facendo molto effetto, era completamente un'altra persona. Russell era felice di questo e sembrava che avesse riottenuto la moglie che aveva precedentemente, che pensava che stava perdendo per via delle psicosi, della depressione postparto e tutti i suoi pensieri che aveva. Quindi in quel momento Russell veramente credeva che lei stava migliorando, stava andando tutto bene, di conseguenza non ha pensato sarebbe stato un problema lasciarla da sola con i bambini in quel piccolissimo lasso di tempo. Ah, scusate, la mamma non era di Andrea,
era la mamma di Russell che doveva dargli il cambio, diciamo, per occuparsi di fare compagnia ad Andrea e controllare anche i bambini. Quindi la madre di Russell, no di Andrea, scusate. Ovviamente Andrea aveva programmato tutto ciò, quindi sapeva che aveva del tempo e in quel lasso di tempo purtroppo annegò tutti e 5 i suoi figli. Andrea iniziò con John, poi Paul e Luke. Dopo averli annegati li mise sul letto, sul suo letto matrimoniale. Poi annegò la più piccola, Mary. Mary stava ancora galleggiando nell'acqua quando Noah entrò nel bagno e chiese alla sua mamma che cosa fosse successo a Mary. È stato un piccolissimo lasso di tempo mentre Noah capì cosa stava succedendo, anche perché a quanto racconta anche Andrea, lui aveva probabilmente sentito un po' di caos derivato dagli altri bambini che si dimenavano e cercavano di proteggersi e stavano combattendo per la loro vita. Di conseguenza capì cosa stava succedendo e scappò. Questo non è servito perché Andrea lasciò Mary galleggiare nella vasca, purtroppo senza vita, e andò a rincorrere Noah. Quindi riuscì a prendere anche Noah e lui fece la stessa fine. Lo annegò nella vasca accanto a Mary. Poi prese la neonata e la portò nella sua camera da letto e la mise tra le braccia di John. Dopodiché chiamò la polizia. Quando chiamò la polizia gli disse che aveva bisogno di un agente, che dovevano mandare un agente alla sua casa, ma non dava nessun dettaglio, diceva semplicemente un agente deve venire qui immediatamente, adesso ho bisogno di un agente. What's your name? What's the problem? I just need him to come. Is your husband there? No. So what's the problem? I need him to come. I need to know why we're coming, ma'am. Is she there standing next to you? She? Are you having disturbance? Are you ill or what? Yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. Send an ambulance. Continuavano a chiedere, signora, ma ci dica qual è l'emergenza, è successo qualche cosa, qualcuno è in casa, ma lei non rispose, continuava a dire semplicemente dovete mandare un agente qui, qualcosa è successo, qualche cosa, mandate un agente. Quindi chiuse la telefonata con la polizia non dando nessuna spiegazione e chiamò Russell, il marito, dicendogli di tornare immediatamente a casa. Quindi quando è arrivata la polizia e Russell, lei ha subito confessato tutto ed è stata quindi arrestata immediatamente. Ha confessato di aver annegato tutti i suoi figli, ha detto al dottor Michael Werner che aspettò che Russell uscisse di casa per portare a termine il suo piano. E quindi ha aspettato che Russell uscisse di casa per poi riempire la vasca, e aveva detto che fece in questo modo perché sapeva che se avrebbe riempito la vasca, cominciato a riempire la vasca prima, Russell avrebbe avuto il dubbio e non l'avrebbe lasciata fare. Ovviamente dopo l'arresto di Andrea, la polizia trovò il cane di famiglia che era stato rinchiuso dentro, non so bene se era un garage o un ripostiglio. Di solito questo cane era sempre lasciato libero.
Quindi sì, il cane di famiglia fu trovato rinchiuso in una gabbia e lei fece questo perché disse che se non avesse fatto così il cane comunque avrebbe abbaiato e l'avrebbe distratta dal completare ciò che aveva già programmato. Quindi, nonostante avevano la testimonianza dei medici che la Yates fosse psicotica e comunque aveva la depressione post-parto e altre cose, e avevano il dubbio su dargli l'infermità mentale, perché l'infermità mentale avrebbero dovuto dimostrare che non era in grado di distinguere il bene dal male al momento del crimine. Quindi nel marzo del 2002 una giuria respinse la difesa dell'infermità mentale al momento del crimine, visto che questo era stato ben pianificato, quindi non si trattava di una mania psicotica del momento, ma lei non solo l'aveva ben pianificata quel giorno, ma questo piano aveva già tentato di metterlo in atto quindi precedentemente, come abbiamo parlato prima. Quindi l'accusa dargli la pena di morte, ma la giuria rifiutò questa opzione perché anche se non era stato un raptus del momento, comunque la Yates aveva dei problemi mentali. Quindi Andrea fu condannata all'ergastolo e gli era stata condannata, quindi sì, all'ergastolo a 40 anni prima di poter chiedere per la condizionale. Ma il 6 gennaio 2005 la Corte d'Appello del Texas annullò le condanne perché lo psichiatra californiano e testimone dell'accusa, il dottor Parker Dietz, ammise di aver dato una testimonianza materialmente falsa durante il processo. Quindi nella sua testimonianza Dietz aveva dichiarato che poco prima degli omicidi era andato in onda su un episodio di Law and Order con una donna che aveva annegato i suoi figli ed era stata assolta con l'accusa di omicidio per infermità mentale. Quindi a quanto ho capito, visto che aveva dato questa testimonianza su questo noto programma Law and Order, ma questo era prima che successero, era prima degli omicidi. Quindi questo non mi è tanto chiaro, devo essere sincera. Quindi hanno annullato l'accusa perché lui precedentemente agli omicidi era andato e aveva parlato di una donna che per infermità mentale aveva annegato i suoi figli. Non mi è tanto chiara. Comunque per questo motivo la condanna fu annullata. E comunque non riuscirono a trovare queste prove e dissero infatti che questo episodio su questo programma TV non esisteva. Quindi diciamo che c'è stato un po' un avanti e indietro con il caso di testimonianze un po' messe così a casaccio e penso che l'abbiano fatto anche per prendere più tempo. Quindi poi la Corte d'Appello ha ritenuto all'unanimità che la giuria potrebbe essere stata influenzata dalla falsa testimonianza di Dietz, che però ancora non abbiamo capito se c'è stata questa falsa testimonianza o no, e quindi sarebbe stato necessario un nuovo processo. Successivamente la Yates è stata ricoverata presso il North Texas State Hospital Vernon Campus e nel gennaio del 2007, scusate, è stata trasferita al Kerrville State Hospital, una struttura psichiatrica di bassa sicurezza a Kerrville in Texas.
Sebbene gli psichiatri sia dell'accusa e della difesa concordassero sul fatto che la Yates fosse gravemente malata di mente, ehm, al momento, al momento in cui uccise i suoi figli, lo Stato del Texas affermò che era per definizione legale, abbastanza consapevole da giudicare le sue azioni come giuste o sbagliate, nonostante il suo difetto mentale. L'accusa ha inoltre insinuato che la vendetta coniugale come movente per gli omicidi, nonostante la conclusione degli esperti della difesa che non c'erano prove a sostegno di tal movente. Praticamente sospettarono che lei ebbe questa psicosi perché il marito l'avesse tradita o comunque ci fosse un altro motivo sotto a questo incidente, questo chiamiamolo incidente, questo omicidio. Ma non c'erano prove di questo. Quindi non potevano usare questa motivazione per gli omicidi. Quindi, nonostante la giuria fosse molto, molto sicura e comunque era unanime il fatto che lei non fosse mentalmente inferma, perché ha pensato benissimo a come fare, a come portare a termine il suo piano, ma nello stesso tempo non era completamente sana. Quindi era molto difficile come caso. Quindi, secondo la testimonianza del processo nel 2006, il dottor Mohamed Said disse a Russell Yates che non avrebbe dovuto lasciare la moglie incustodita. Il dottor Mohamed Said era stato chiamato al processo ovviamente perché il caso era molto grave e lui era uno dei suoi medici, ma anche perché Russell lo aveva accusato di non avergli dato la terapia adeguata. In quel momento quindi Mohamed si è sentito accusato e di conseguenza ha voluto precisare il fatto che la Yates era in cura, lui aveva comunque prescritto dei farmaci, ma aveva anche detto a Russell di non lasciarla per nessun motivo. Lei non doveva essere lasciata incustodita, doveva avere comunque qualcuno che potesse prendersi cura di lei, di dargli un'occhiata, di insomma controllare la situazione soprattutto per i bambini, per il benessere dei bambini. Quindi lui testimoniò tutto ciò al processo. Era un po' un avanti e indietro, era Russell che diceva che il dottore non la stava seguendo in modo decente e il dottore che diceva che Russell non aveva seguito le sue istruzioni. Durante il processo era stato ascoltato anche il fratello di Andrea, Brian Kennedy. Brian disse appunto durante il processo che mentre erano insieme con la famiglia, Russell gli confidò che tutte le persone depresse in fin dei conti avevano soltanto bisogno di di una spinta, diciamo, per riprendersi. Forse pensava che fosse una cosa inventata o una cosa che comunque sarebbe potuta guarire con un po' di lettura della Bibbia o una piccola scossa, diciamo. Quello avrebbe fatto il suo e lei sarebbe guarita. Quindi Brian ha affermato che mentre Russell la portava in una struttura psichiatrica, le disse che in fin dei conti aveva soltanto bisogno di un calcio nel dietro per svegliarsi e riprendersi dalla sua depressione. Ovviamente la madre di Andrea, saputo di questo discorso che Brian e Russell avevano avuto, è rimasta alquanto scioccata e
e sapeva che la figlia non stava bene mentalmente. E la madre di Andrea aveva notato che Andrea non stava bene già quando precedentemente a questo incidente Andrea stava provando a nutrire la bambina Maria, nonostante fosse una neonata, con del cibo solido, diciamo un cibo per bambini più avanti in età. E Andrea sembrava molto confusa in quel momento e la madre notò questo, ma ovviamente c'era sempre qualcuno con Andrea, quindi che fosse la madre o la suocera o chi è che sia, riuscivano comunque a tenere tutto sotto controllo, a dirgli guarda, gli stai dando del cibo solido, la bambina non può mangiarle queste cose, può soffocare o comunque può farla stare male. E quindi tutti sapevano che Andrea non stava bene. Ovviamente durante il processo tutti i medici che che avevano avuto in cura Andrea prima di avere dei figli, durante e dopo, erano un po' sorpresi dal fatto che comunque nonostante era stata diagnosticata con una psicosi, quindi diciamo il livello successivo alla depressione postparto, psicosi postparto, erano sempre perplessi e sorpresi quando scoprivano che lei rimaneva incinta e tutto ad un tratto voleva fermare la cura e lei stava bene, non aveva più bisogno delle cure, voleva mettere al mondo quest'altro figlio e quindi diciamo che hanno tutti testimoniato la stessa cosa. Era stato suggerito più e più volte di non avere altri figli perché prima di ogni cosa avrebbe dovuto smettere all'improvviso la sua terapia e perché comunque essendo una depressione postparto non sarebbe guarita avendo altri figli, avrebbe avuto bisogno di più aiuto in quel momento e cercare di arrivare comunque ad un periodo di stabilità mentale per poi pensare eventualmente più avanti e se fosse possibile per la sua salute avere altri figli. Quindi i suoi psichiatri hanno tutti testimoniato di questo fatto, comunque nessuno era contento del fatto che lei continuasse ad avere figli, che prendesse le sue terapie e poi le smettesse, poi le cominciò a riprenderle una volta che lei era un po' una autoterapia, prendeva i farmaci che voleva, quando voleva, per il tempo che pensava che andasse bene. Praticamente lei prendeva questi farmaci per un periodo di tempo. Quando questi farmaci cominciavano a funzionare, lei si sentiva molto, molto più stabile e anche il marito diceva che sembrava una persona completamente diversa, ma nessuno dei due aveva la capacità di capire che questo miglioramento era dovuto al seguire costantemente la terapia e sarebbe andata bene se l'avesse continuata a seguire senza interromperla. Ma poi lei si sentiva meglio e la interrompeva. Ovviamente interrompendola gli effetti di questa terapia cominciavano man mano a svanire e lei ricominciava a cadere in quello stato di catatonico, di depressione, cominciava di nuovo a avere tutti quei pensieri di fare del male a se stessa e ai suoi figli. Questo purtroppo Andrea e secondo la mia opinione anche Russell non gli entrava bene in chiaro in mente. E Russell dà la colpa agli psichiatri perché gli avevano dato una terapia sbagliata, ma in realtà la colpa, a me dispiace dirlo, ma la colpa era abbastanza di Russell. Si fidava troppo della Bibbia, di ciò che diceva sulla Bibbia e il momento in cui la moglie stava bene, secondo me, l'ha spinta anche un po' lui a smettere di prendere i farmaci, dicendogli che comunque stava benissimo, che si stava occupando dei bambini in modo spettacolare, che stava meglio e lei era debole, era sotto psicofarmaci, non ci dimentichiamo questo, quindi è vero che stava meglio, ma la sua capacità mentale comunque era ridotta.
rispetto ad una persona che non prende psicofarmaci. Forse si lasciava anche un po' abbindolare dal marito e questo non ha aiutato nessuno. Quindi durante il processo Rusty ha dichiarato anche ai media che gli psichiatri non gli hanno mai detto che Andrea era psicotica né che avrebbe potuto fare del male ai bambini e che se avesse saputo il contrario e non avrebbe mai avuto altri figli non l'avrebbe mai lasciata sola. Sappiamo benissimo che tutti i suoi psichiatri precedentemente hanno detto tutti la stessa cosa: non avere altri figli, fargli seguire la terapia e non lasciarla sola, soprattutto coi bambini. Quindi Rusty ha detto che ha semplicemente affermato le sue convinzioni religiose procreative e si è complimentato con lei come una buona madre e l'ha convinta che poteva gestire da solo i suoi figli, che come abbiamo detto appunto, questo lo disse anche insomma al processo. Quindi nel processo, tornando agli psichiatri, l'ultimo dottore, il dottor Mohamed Said, diciamo che l'unica colpa che aveva era che non si era informato delle precedenti cure che stava seguendo Andrea, quindi non sapeva che gli erano stati prescritti altri farmaci che stavano funzionando un pochino meglio. L'unica cosa, lui si era soffermato al fatto che Andrea continuava a chiedergli lo stesso farmaco dicendo che quello funzionava con lei, e quindi diciamo che anche lo psichiatra Mohamed Said si è preso un po' la colpa per il fatto che non aveva investigato meglio nel suo caso, non aveva richiesto le cartelle cliniche che date dagli altri psicoterapeuti. E quindi Rusty dice che Rusty, lei chiamava Russell dice che la portò nell'ufficio del dottor Mohamed Said, ma il medico rifiutò di dargli di nuovo il farmaco Haldol. Rusty continuava a dirgli che sua moglie era troppo malata per essere dimessa dal suo ricovero, e ha detto che aveva notato che il personale abbassava la testa come per vergogna ed imbarazzo. L'ospedale Russell dice che l'ospedale non aveva altra scelta a causa dei vincoli assicurativi di 10 giorni per il ricovero psichiatrico del loro fornitore, e quindi c'è stato anche un avanti e indietro per questo caso. Russell aveva incolpato il medico dottor Mohamed Said che avrebbero dovuto tenerla in ospedale più a lungo e che se l'avessero tenuta più a lungo tutto questo non sarebbe successo. Quindi in qualche modo arriviamo al dunque. Russell stava dando tutta la colpa di tutto ciò che era successo al dottor Mohamed Said, perché lui non voleva dargli, lui da medico, non voleva dargli le medicine che Andrea e Russell volevano, e che lo psichiatra non gli stava dando abbastanza tempo in ospedale psichiatrico, e quindi era tutta colpa dello psichiatra e non di Russell, che gli era stato detto molto chiaramente: fagli seguire la terapia, non lasciarla sola, doveva fare solo questo. Quindi in media era un caso molto parlato questo qua. I media infatti avevano affermato che è un predicatore itinerante che seguiva Rusty, aveva una certa responsabilità anche per la morte di questi bambini. Praticamente questo predicatore usava delle parole della Bibbia che forse Andrea non aveva bisogno di sentire, l'aveva
avevano convinto Andrea Yates che sarebbero tutti finiti all'inferno, e che soltanto questo predicatore e la sua famiglia sarebbe vissuta. Quindi questo ha influenzato in modo negativo Andrea, e Andrea infatti disse che annegò i suoi figli perché voleva che andassero in paradiso e che se non l'avrebbe fatto sarebbero andati tutti all'inferno. Quindi facendo questo stava salvando l'anima dei suoi bambini. Ovviamente, infatti, dopo questo predicatore, dopo che Andrea cominciò a seguire questo predicatore, lei cominciò a sentire delle voci, avere delle allucinazioni, e non disse niente a nessuno di queste voci, queste allucinazioni. Tutto questo uscì fuori poi dopo nel processo, ma nessuno aveva alcuna idea di questi deliri che lei... Quindi quando Yates è stata arrestata e si trovava in prigione, aveva confessato a delle persone lì dentro che lei voleva portare a termine questo... Lei aveva in programma di uccidere i suoi bambini già 2 anni prima dei fatti. Poi uno psichiatra nel carcere disse: era il 7° peccato capitale, i miei figli non erano retti, hanno inciampato perché era malvagio. Per il modo in cui li stavo crescendo non avrebbero mai potuto essere salvati, erano destinati a perire nelle fiamme dell'inferno. Questo disse allo psichiatra del carcere. Quindi ovviamente nell'agosto del 2004 Russell ha chiesto il divorzio, affermando che lui e Andrea ovviamente non stavano più vivendo insieme, di conseguenza non consumavano più il matrimonio, di conseguenza non potevano essere più sposati. Quindi gli fu concesso il divorzio il 17 marzo del 2005, e dopodiché Russell ha cominciato immediatamente a frequentare un'altra persona, non mi va di fare il nome perché non penso che è relativo, non ci interessa in questo caso. Comunque si sposò e nel 2006 ebbe un figlio con questa nuova moglie. Comunque questo documentario, se volete andare un pochino più nei dettagli, io l'ho trovato su 60 Minutes, Behind the Criminal Minds, Investigation e Discovery. È molto interessante, molto dettagliato, e ovviamente io non ho parlato di tutto e per tutto ciò che viene descritto nel documentario perché staremo qui delle ore. È incredibile, era una persona molto fragile mentalmente, era facile da manipolare, è stata manipolata dal marito, dalla sua religione, poi da questo predicatore che pensava che tutti sarebbero andati all'inferno tranne lui e la sua famiglia. E Andrea non stava bene, non è mai stata bene sin da quando era molto giovane. Ovviamente le gravidanze non l'hanno aiutata, soprattutto avere una gravidanza dopo l'altra. Il marito, secondo me, ha molte colpe. E non lo so, si sarebbe potuto evitare, ma tanto siamo qui e è inutile parlarne, cose sono successe, non si possono cambiare. A quanto ho capito io, comunque, la cosa assurda è comunque ti fa capire che Andrea non stava bene, che appena è stata arrestata, i bambini non erano stati ancora praticamente dati una degna sepoltura quando lei disse che voleva un altro figlio dal marito. È incredibile, non lo so se si è mai resa conto di quello che ha fatto e se si fosse mai pentita, ma perciò di cui lei può preoccuparsi è il fatto che quei bambini li ha salvati, quindi adesso poteva andare avanti e riprovare. Oh mamma mia, è assurdo.
questi bambini erano così piccoli, il più grande aveva 7 anni e la più piccola aveva pochi mesi. È incredibile. È incredibile. Se conoscete qualcuno che sta soffrendo di depressione postparto o qualunque mamma che ha avuto un figlio, che ha dei figli, per favore, se potete, aiutateli. Io ci sono stata, ho più di un figlio e è difficile, a volte hai bisogno di qualcuno che porti via il piccolo anche semplicemente per farti una doccia e rilassarti 5 minuti, anche se in quei 5 minuti ti senti la madre peggiore del mondo e che anche facendoti una doccia ti fa sentire in colpa. Per favore, se conoscete qualcuno che sta soffrendo, aiutateli, parlatene con i loro familiari, con un dottore. Siamo mamme, invece di oggi come oggi siamo tutti pronti a giudicarci, a fare a gara a chi è meglio, e siamo mamme. Non è più come 50 anni fa, quando la donna che appena partorito aveva qualcuno che stesse con lei per 40 giorni. Oggi come oggi la gente pretende che partoriamo, torniamo a casa e cominciamo a fare tutto ciò che avevamo lasciato il giorno prima. E siamo costantemente giudicati, ci sentiamo gli occhi addosso e spingiamo il nostro corpo oltre ogni limite. E se conoscete qualcuno che ha avuto un bambino, andate a dargli una mano, portategli un pasto pronto, andate lì, se lei non è pronta a farvi tenere il loro figlio, date una spazzata per terra, passate l'aspirapolvere, piegategli i panni, fate qualsiasi cosa e vi assicuro che sarà eternamente apprezzato. Con questo vi lascio, è stato un caso molto molto triste e fino al prossimo video, mi raccomando, fate i bravi e state attenti lì fuori. Ciao!